Se sei qui è perché sei un content creator, ovvero qualcuno che crea video su YouTube, oppure podcast, o addirittura entrambi. Oggi voglio parlarti di un aspetto fondamentale per il successo dei tuoi contenuti, il public speaking. Non importa quanto tu sia esperto o nuovo in questo mondo, ci sono sempre margini di miglioramento e oggi ti mostrerò proprio come fare questo, sia che tu stia parlando davanti a una videocamera oppure a un microfono. La prima regola d'oro è la preparazione. Non si può improvvisare se si vuole mantenere alta l'attenzione del nostro pubblico. Immagina per esempio di dover affrontare un argomento complesso come spiegare la tecnica di editing video. Se inizi a parlare senza una struttura chiara, potresti facilmente confondere chi ti ascolta o ti guarda, perdendo la loro attenzione. Per evitarlo, crea una scaletta dettagliata. Ad esempio, se stai realizzando un video su YouTube, dividi il contenuto in segmenti logici: introduzione, spiegazione del problema, passaggi pratici e conclusione. Facciamo proprio un esempio pratico su questo. Se stai spiegando come migliorare la qualità audio dei tuoi video, potresti strutturare il video così: introduzione del problema del cattivo audio, spiegazione dell'importanza di un buon microfono, dimostrazione pratica della differenza tra i vari microfoni, consigli su come migliorare l'acustica dell'ambiente e infine conclusione con riepilogo e invito all'azione. Nel caso di un podcast, la preparazione potrebbe includere la ricerca di dati o aneddoti che rendano la conversazione più interessante. Supponiamo che tu stia intervistando un esperto di marketing digitale. Preparati una lista di domande, ma anche degli spunti di discussione basati su episodi recenti o su tendenze attuali. Questo ti permetterà di guidare la conversazione in modo fluido senza rimanere bloccato. La voce è lo strumento più potente a tua disposizione e imparare a gestirla può trasformare radicalmente il tuo modo di comunicare. Parliamo della variazione tonale. Se la tua voce è piatta e monotona, rischi di annoiare chi ti ascolta anche se il contenuto magari è interessante. Facciamo un esempio concreto. Immagina di dover spiegare un concetto tecnico complicato come per esempio l'algoritmo di YouTube. Se usi lo stesso tono per tutta la spiegazione, è probabile che chi ti ascolta si distragga. Invece prova a sottolineare le parti chiave con una variazione nel tono di voce. Quando parli di un aspetto particolarmente importante, come i fattori che influenzano l'algoritmo, alza leggermente il tono e parla con maggiore energia. Poi abbassa il tono quando spieghi le implicazioni più tranquille o i dettagli tecnici meno critici. Facciamo un altro esempio. Durante un podcast, se stai raccontando una storia, prova a creare un'atmosfera cambiando il ritmo e il volume. Se parli di un momento di suspense, rallenta e abbassa il tono, magari sussurrando un po', per poi esplodere di energia quando arrivi al climax della storia. Quando sei davanti a una videocamera, ricorda che non comunichi solo con la voce, ma anche con il tuo corpo. Il linguaggio del corpo può trasmettere sicurezza, energia e coinvolgimento, ma può anche tradire nervosismo o addirittura disinteresse. Facciamo un esempio. Una postura rigida e chiusa, con le braccia incrociate, può dare l'impressione che tu non sia a tuo agio o che voglia difenderti. Al contrario, una postura aperta, con le mani visibili e gesti naturali, trasmette sicurezza e apertura. Prova a utilizzare le mani per enfatizzare i punti chiave. Se stai elencando 3 consigli, usa le dita per contare visivamente mentre li enunci. Facciamo un altro esempio. Immagina di dover spiegare un concetto astratto come la crescita esponenziale. Potresti utilizzare il movimento delle mani per tracciare una curva nell'aria, aiutando chi ti guarda a visualizzare meglio il concetto. Oppure, se stai raccontando una storia emozionale, lascia che il tuo viso esprima realmente quelle emozioni. Un sorriso genuino, un'espressione di sorpresa o persino un piccolo gesto come annuire possono rendere la tua narrazione molto più coinvolgente. La connessione con il tuo pubblico ovviamente è fondamentale, non importa quanto sia ben prodotto il tuo contenuto. Se non riesci a connetterti emotivamente con chi ti ascolta o ti guarda, rischi di perderli. Ma come si crea questa connessione? Una tecnica efficace è quella di immaginare che stai parlando ad un solo singolo individuo piuttosto che a un pubblico più ampio. Questo rende il tuo tono più personale e avvicina chi ti ascolta. Ad esempio, durante un podcast puoi fare domande dirette come: hai mai provato questa sensazione? Oppure: ti sei mai trovato in una situazione simile? Queste domande creano un ponte tra te e l'ascoltatore, facendo sì che si senta parte della conversazione. Nel caso di un video su YouTube, cerca di mantenere un contatto visivo con la videocamera, come se stessi guardando negli occhi la persona dall'altra parte dello schermo. Se stai parlando per esempio di un'esperienza personale, condividi i tuoi sentimenti in modo sincero. Ad esempio, potresti dire: ricordo che quando ho iniziato a fare video ero sempre nervoso davanti alla videocamera, magari ti senti anche tu così? Lascia che ti racconti che cosa mi ha aiutato. Questo tipo di approccio rende il tuo contenuto molto più umano e molto più accessibile.
Il ritmo della tua narrazione è ciò che può tenere il pubblico incollato a quello che dici o farlo allontanare. Parlare troppo velocemente può confondere chi ti ascolta, mentre parlare troppo lentamente può annoiare. Trovare il giusto ritmo richiede pratica, ma un buon punto di partenza è ascoltare le tue registrazioni. Facciamo un esempio pratico. Se stai spiegando un processo passo passo, come ad esempio l'installazione di un software, prenditi il tempo necessario per ogni passaggio, ma senza dilungarti troppo. Parla con chiarezza e assicurati che ogni passaggio sia compreso prima di passare al successivo. Dopo aver spiegato un concetto chiave, fai una pausa. Questa pausa permette a chi ti ascolta di assimilare l'informazione e di rifletterci sopra. Per quanto riguarda i podcast, le pause possono diventare un potente strumento per creare suspense o enfasi. Supponiamo che tu stia raccontando una storia e arrivi a un punto cruciale. Fai una pausa prima di rivelare l'informazione chiave. Questo crea aspettativa e mantiene alta l'attenzione. Se ad esempio stai raccontando un aneddoto divertente, puoi usare una breve pausa subito prima della battuta finale per massimizzare così l'effetto comico. Per riassumere, che tu stia creando video per YouTube o registrando podcast, le basi del public speaking sono sempre le stesse: preparazione, gestione della voce, connessione con il pubblico e consapevolezza del ritmo. Questi elementi combinati insieme possono trasformare un contenuto buono in uno eccezionale. Ogni volta che ti metti davanti a una videocamera oppure a un microfono, chiediti come puoi migliorare uno di questi aspetti. Ricorda che anche i più grandi speaker sono sempre in evoluzione e con la pratica costante anche tu vedrai progressi significativi. Spero che questi consigli ti siano stati utili e se hai domande ovviamente non esitare a commentare questo video in modo che io ti possa rispondere nel più breve tempo possibile. Grazie per ora e noi ci vediamo settimana prossima.